Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti stamattina. Ma quanto è bella questa classifica di Serie A dopo la 19ª giornata, finito il girone di andata con l'ultima partita di ieri sera, Lazio-Milan. 4 palloni dati da Sarri a Pioli. Il Milan ieri completamente annientato, non pervenuto secondo me. La Lazio ha dominato in lungo e in largo. Poi quando becchi una Lazio dove il reparto offensivo e i tre centrocampisti sono in giornata di gloria, è difficile da affrontare. Per qualsiasi squadra, non è perché sia stato il Milan, anche se c'era l'Inter, lo stesso Napoli, comunque difficile. Quando le squadre di Sarri sono in palla psicologicamente e tecnicamente diventano difficili da affrontare e rischi di prendere una goleata. Cosa che è successa al Milan ieri sera. Comunque andiamo per gradi, ragazzi. Esaminiamo questa classifica che è stupenda, ovviamente. Da tifosi del Napoli deve essere stupenda per forza. Il Napoli gira la boa a 50 punti con 12 punti di vantaggio sul Milan. Sono tanti? Sono pochi? Io credo che siano abbastanza per star tranquilli, ma non sono tanti, perché bastano due partite storte, perdi due partite e dietro ti recuperano 6 punti. Psicologicamente comunque tenerli così lontani è sempre tanto di guadagnato. Poi mi voglio rifare un attimo alle parole di Sarri di anni fa, perché tutti quanti anni fa, quando era a Napoli, nel 2017-2018, quando ci siamo giocati lo scudetto, noi giocavamo sempre dopo la Juve e Sarri, in una delle tante conferenze comunque mezze polemiche, disse è sempre molto difficile giocare dopo che ha giocato ovviamente la tua diretta antagonista, perché comunque recuperare è molto più difficile che se giochi prima e vai 3 punti avanti. Le dichiarazioni sono state prese come un piagnisteo, vabbè, ma voi piangete sempre, cercate sempre la giustificazione. Se poi perdete una partita, avete perso lo scudetto a Firenze, lo sappiamo tutti quanti ciò che è stato detto nel 2017-2018 e ciò che è stato fatto, o tra virgolette rubato, nel 2017-18, però le dichiarazioni di Sarri, che chi gioca dopo che deve inseguire ha vita più difficile, è totalmente così. Io sono completamente d'accordo, perché comunque psicologicamente devi andarti a giocare sempre una partita dove hai un solo risultato possibile. Invece se vai a giocare quando prima del Napoli e al limite hai la mente più vuota, il Napoli ancora deve giocare, è diverso un poco. Però questa è una mia opinione, io ripeto, mi trovo con le parole di Sarri. Comunque analizziamo la classifica: 50 punti il Napoli, 38 il Milan, a 12 punti dal Napoli, e poi ci sono 4 squadre in 2 punti, 37 Inter, Lazio e Roma e 35 l'Atalanta, per altri 2 posti in Champions e i 2 in Europa League. Una Lazio che sta risalendo la china, una Lazio che dopo il 4-0 col Milan comunque si è portata a ridosso del secondo posto, un punto. E un Inter che ha perso malamente con l'Empoli. Spendo solo una sola parola, voglio dire una sola cosa, perché ovviamente Gil Inzaghi c'ha nell'intercalare ce l'ha proprio la cosa di lamentarsi sempre. Caro Inzaghi, tu ti sei lamentato dei cartellini di Skriniar. Ma 2 cartellini in casa così si possono prendere. Che significa? In caso fuori casa, se sono falli da giallo, sono falli da giallo. Punto. Detto questo, la partita l'hai persa perché vuoi sostituire Dzeko con Correa. Correa non è nemmeno i lacci della scarpa destra di Dzeko. Poi hai un Dzeko in questa condizione, lo tieni in panchina perché minutaggio, il turnover, ma che significa? Tu hai sottovalutato l'Empoli, punto e basta. E invece l'Empoli, ovviamente c'è la cosa che hai giocato comunque gran parte della partita in 10 uomini, però l'Empoli ha fatto un signor primo tempo e ti ha messo comunque alle corde anche 11 contro 11, altrimenti l'espulsione non sarebbe mai avvenuta se non stavi in difficoltà.
Detto questo, Roma a 37, che dopo la vittoria per 2-0 con lo Spezia, sì, con lo Spezia, si porta a 37 punti. È un Atalanta a 35 che sta macinando gol a raffica, anche se la partita con la Juve è finita 3-3. Qualche defianza difensiva da tutte e due le parti, perché quando una partita finisce 3-3 comunque degli errori difensivi ci stanno per forza. L'Atalanta che è andata in vantaggio, la Juve che ha ribaltato la partita e poi è finita in pareggio. Fu un ambolico pareggio Juventus-Atalanta. L'Udinese a 28 in Conference League, un Udinese che non è la stessa del girone di andata, però può tranquillamente dire la sua. È vero, l'Europa League è a 7 punti adesso, però ci si può tranquillamente provare. Se torna l'Udinese che era nel girone di andata, perché l'Udinese ha fatto un girone di andata stratosferico, anzi che nessuno si aspettava. Quindi vedremo, 28 punti l'Udinese, 26 il Torino che ha vinto la partita con la Fiorentina. Io avevo dato la Fiorentina favorita e niente da fare. 1-0 per il Torino. Il Torino si posiziona a 26, seguito dall'Empoli che ha vinto con l'Inter, abbiamo detto 1-0. La Juve a 23, pareggio con l'Atalanta. Vogliamo esaminare la Juve con i 15 punti in più, 38 con il Milan. Sei comunque a 12 punti dalla vetta, quindi non ci devono essere rammarichi per la Juve, ragazzi, anche perché i 15 punti devono essere riesaminati. Ci sono tante altre cose in ballo e non è questo il video del quale ne parleremo. Juventus a 23, così come Fiorentina e Bologna. Un Bologna che man mano che sono passate le giornate dall'inizio del campionato ha trovato la quadra. 23 punti è un grandissimo traguardo per me, per una squadra del genere, che comunque giri la boa a 23 punti. Forse avrei visto la Fiorentina con qualcosina in più, forse la Fiorentina al posto di Torino e Udinese l'avrei vista di più, però ovviamente poi il campo a parlare. 23 punti la Fiorentina, 22 il Monza, credevo che vincesse l'ultima partita, invece è finita 1-1 contro il Sassuolo, anche perché hai dovuto affrontare un Sassuolo che con le unghie e con i denti sta cercando di prendere qualche punto, perché è la prima squadra ovviamente prima del trittico della retrocessione, quindi deve stare aggrappato ai punti qualsiasi partita si giochi. Quindi chiunque andrà a affrontare il Sassuolo comunque troverà una squadra che è organizzata, non organizzata dal punto di vista tattico, perché tatticamente quest'anno veramente fa acqua da tante parti, però troverai una squadra organizzata comunque nel cercare di fare qualche punto. È agguerrita perché perdi una partita, comunque hai il Verona lì e la Samp non lo so, però il Verona è a 5 punti e non puoi stare tranquillo per la zona retrocessione. Spezia a 18, Salernitana a 18, che comunque non credo che i tifosi dello Spezia non possano lamentarsi. Hai fatto 18 punti nel girone di andata, è una media, è una buona media per non retrocedere. Così come la Salernitana, anche se ho ascoltato tifosi della Salernitana che sono sfiduciati più di quelli dello Spezia sicuramente, anche perché la Salernitana hai preso gli 8 gol con l'Atalanta, hai perso la partita con Napoli, però hai sempre perso con Atalanta e Napoli, non è che hai perso con, che ne so, con Verona e Sampdoria. Quindi secondo me tanto rammarico nemmeno deve esserci. A 18 punti giri la boa e va benissimo. Hai una media per non retrocedere che ci sta. Ci sono le vicissitudini. Nicola che è stato esonerato, poi 4 giorni dopo l'hanno ripreso. Le cose che ci sono sotto purtroppo non lo sapremo mai. Cioè la verità per intero non lo si saprà mai, però non vedo campanelli d'allarme, anche perché per quello che ha fatto Nicola l'anno scorso non credo che si lasci scappare quest'anno l'opportunità di restare in Serie A. Sassuolo a 17, un Sassuolo che rispetto all'anno scorso comunque si è indebolito per quanto riguarda il mercato, ha perso Scamacca, Raspadori è andato a Napoli,
qualche cosa non va, perché non va. Il Sassuolo comunque non è che non gioca come l'anno scorso, però 17 punti, sei lì davanti alla zona retrocessione, composta da Verona, Sampdoria e Cremonese. Il Verona ha vinto un'altra partita contro il Lecce. Credevo che il Lecce facesse risultato, però il Verona tra le tre squadre che sono nella retrocessione è la squadra che ci crede di più, ed è la squadra che sta cercando di risalire la china, è a 5 punti dal Sassuolo, non sono tanti. Quindi secondo me la zona retrocessione si decide qua: Spezia, Salernitana, Sassuolo e Verona per un altro posto tra le squadre che scenderanno in Serie B, perché comunque 9 punti e 8 punti per Sampdoria e Cremonese sono troppo pochi. Cioè, io dal punto di vista emotivo, diciamo, per la Serie A non riesco a vedere la Sampdoria in Serie B, perché sai, hai sempre visto una squadra che sta in Serie A, hai sempre visto una squadra che comunque bene o male ha lottato dal settimo all'11° posto. Però quest'anno non va per niente. Sono troppi 32 gol presi e 8 fatti. Non si può proprio recriminare niente. Cioè, hai la peggior media realizzativa del campionato. Sì, hai la peggiore differenza reti del campionato. La Cremonese invece riesce a giocare, però l'ennesimo episodio sfortunato. Sicuramente hai giocato col Bologna, però hai perso la partita per un autogol. Cioè hai pareggiato la partita per un autogol, scusate, 1-1. E non riesce a risalire, però è vero, tra 9 e 12 punti da Sampdoria e Verona, o 8 e 12 punti da Cremonese e Verona, non sono tanti. Però non sono tante le differenze, però vedo il Verona comunque è l'unica squadra che può andare ad impensierire Spezia, Salernitana e Sassuolo, che sono comunque a 6 punti e 5 punti. Difficile anche per il Verona, però Sampdoria e Cremonese secondo me non ce la faranno più. Dovranno fare un girone di ritorno. Devi fare 30 punti nel girone di ritorno, è difficile. Difficile, difficile. Almeno 30 punti, a 39 non lo so se si salva, non si salva nemmeno, va a finire che te la rischi. Devi fare 33-34 punti nel girone di ritorno. È complicata la situazione, però io stamattina me la scrollo dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto questa classifica, perché mi fa veramente stare bene. Guarda, guardare questa cosa 50, 38, fa molto freddo, dai, fa molto freddo nelle zone tra il secondo e il quinto posto, fa molto freddo, anche il sesto posto con l'Atalanta. Ragazzi, è un piccolo sfottò sano che ci sta. Dobbiamo ringraziare ancora una volta il maestro Sarri, che ieri sera ha dato lezioni di calcio all'Olimpico, e così che il Napoli chiude il girone di andata a 50 punti, a più 12 sulla seconda. L'ultima cosa che volevo dire e poi chiudiamo, ragazzi, volevo solo... Non sono nessuno per dire alle testate giornalistiche cosa devono scrivere, però ogni tanto un titolo, un Napoli in dominio totale, lo potete anche fare. Ma noi siamo abituati a non essere star da prima pagina, perché lavoriamo sotto copertura. Ragazzi, questo era quanto per questa classifica di Serie A. Finito il girone di andata, ecco la 19ª giornata conclusa. Speriamo che sia un grandissimo girone di ritorno, soprattutto per il Napoli, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!